Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video parleremo di mitologia greca. Aspetta. Non chiudere il video solo perché pensi di conoscere già la storia di Achille, Ulisse o Enea. In questo video ci occuperemo ancora di lingua italiana, come piace a noi, ma in particolare vi mostrerò come la mitologia greca abbia influenzato l'italiano. Infatti, nella lingua italiana che parliamo oggigiorno ci sono tantissime espressioni idiomatiche che hanno in qualche modo origine a partire dalle storie di quei personaggi greci di cui abbiamo sentito parlare a scuola. E in questo video ve le dirò tutte, quindi restate là. Ma prima di proseguire volevo parlarvi di NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN è il vostro alleato per la sicurezza online. Non ci pensiamo spesso, ma online ci sono tantissime minacce che mettono a rischio i nostri dati personali sensibili. Malware, cookie di tracciamento, file dannosi, pubblicità invasive. NordVPN, senza costi aggiuntivi, vi garantisce un anti-malware, uno scudo che vi protegge da tutte queste aggressioni, permettendovi di navigare in totale serenità. Solo con NordVPN la vostra privacy e i vostri dati saranno tutelati, oltre al fatto che potrete anche accedere a contenuti streaming non disponibili nel vostro paese. Cosa state aspettando? Provate NordVPN. Se non dovesse piacervi, potrete godere della garanzia di 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Tra l'altro, usando il link in descrizione e il codice coupon LERNAMO, riceverete anche uno sconto esclusivo. Provatelo e dormirete sonni tranquilli. Piantare in asso. Questa espressione significa abbandonare qualcuno da un momento all'altro, senza dare spiegazioni o preavviso. Originariamente, però, l'espressione era piantare in nasso e derivava proprio dalla mitologia, in particolare dal mito del Minotauro. Infatti, come racconta il mito, Arianna aveva aiutato Teseo a entrare nel labirinto di Cnosso, sconfiggere il mostro e anche venire fuori, proprio grazie al filo. Ma poi Arianna fu abbandonata, piantata infatti, perché il verbo piantare nel linguaggio italiano colloquiale significa abbandonare, lasciare qualcuno. E quindi Arianna fu abbandonata sull'isola di Nasso dal suo amato Teseo. Sofia mi aveva invitata a cena, ma poi mi ha piantata in asso all'ultimo momento. Che figuraccia! Ero da sola nel ristorante a un tavolo per due. Vivere un'odissea. Significa vivere un'esperienza piena di imprevisti, peripezie, sfortune, ma più in generale significa anche vivere una vita travagliata, molto difficile. Ovviamente vi è un chiaro riferimento all'Odissea, il grande poema greco scritto da Omero. La conosciamo tutti la storia dell'Odissea, non è vero? Racconta dell'eroe Ulisse e delle avventure che ha dovuto affrontare durante il suo lunghissimo e faticosissimo viaggio di ritorno da Troia a Itaca, la sua patria. È chiaro quindi che l'espressione italiana fa proprio riferimento alle difficoltà, agli imprevisti. Speravo che il viaggio fosse piacevole, invece è stata una vera odissea. Prima la ruota bucata,
poi l'aria condizionata rotta. Paola si è sentita male e infine ci stavano per rubare la macchina. Avere sulla testa la spada di Damocle. Questa espressione significa avvertire nella propria vita l'incombenza di una grande minaccia, di un grave pericolo. Quindi avere la sensazione che qualcosa di orribile possa accadere da un momento all'altro. L'origine di questa espressione è il racconto che vede come protagonista, indovinate un po', Damocle, cioè un membro della corte del tiranno di Siracusa, Dionigi. Damocle invidia la posizione privilegiata del tiranno, perché lui può vivere una vita agiata, lussuosa. Dionigi, allora, gli propone di prendere il suo posto per un giorno e per tutta la giornata effettivamente Damocle conferma quello che aveva immaginato. Ma poi, nella sera, al termine di un ricco banchetto, Damocle si accorge che sopra la sua testa è appesa una spada. Dionigi l'aveva fatta mettere lì per far capire a Damocle quanto in realtà la sua vita fosse pericolosa, perché era vero che lui si circondava di ricchezze e di agi, ma era anche vero che la sua vita era costantemente esposta a pericoli e minacce. A lavoro ho troppe responsabilità. È come avere costantemente una spada di Damocle sulla testa. Essere una fatica di Ercole. Una fatica di Ercole è un'impresa molto difficile, che richiede tanto sforzo, tanto impegno, tanta fatica. Il riferimento è ovviamente alla figura mitologica di Ercole, il quale ha dovuto compiere ben 12 fatiche al servizio di suo cugino Euristeo per espiare la propria colpa. Infatti era responsabile della morte della famiglia di Euristeo. Trasferirmi in una nuova città, ambientarmi e trovare subito un lavoro è stata una fatica di Ercole, ma ne è valsa la pena perché mi ha dato tante soddisfazioni. Essere un cavallo di Troia. In riferimento a una persona indica una talpa, qualcuno che agisce in segreto, in incognito, all'interno di un gruppo di qualsiasi tipo, con l'intento di danneggiarlo, comprometterlo, mentre più in generale l'espressione può indicare proprio un inganno, un imbroglio, e cioè una situazione o una cosa che all'apparenza sembra innocua, totalmente innocente, ma che in realtà ha dei fini un po' loschi. E a cosa fa riferimento questa espressione? Beh, direi che questo lo sappiamo un po' tutti. Fa riferimento al famosissimo episodio dell'Iliade di Omero. La città di Troia, infatti, fu sconfitta da un gruppo di greci nascosti dentro un cavallo di legno che era stato portato all'interno della città dai troiani stessi, i quali pensavano fosse un dono divino. Abbiamo un cavallo di Troia all'interno dell'azienda perché i nostri concorrenti conoscono tutti i nostri accordi segreti. Il tallone di Achille. Il tallone di Achille è il punto debole di una persona, ma anche di un sistema, di un'istituzione. Anche in questo caso, per spiegare l'origine di questa espressione,
bisogna andare molto indietro nella mitologia greca, fino alla figura dell'eroe Achille. Achille era praticamente invincibile. Ma perché? Perché da bambino sua madre lo aveva immerso in acque miracolose, quelle del fiume Stige, che appunto lo avevano reso imbattibile, invulnerabile, eccetto per il suo tallone. Perché? Beh, perché per immergerlo nell'acqua sua madre lo aveva tenuto proprio dal tallone. Di conseguenza, proprio il tallone era l'unica parte che non era stata bagnata dalle acque magiche e quindi era l'unica parte debole del corpo di Achille. A scuola il mio tallone d'Achille era la matematica, ma amavo l'italiano. Cadere, abbandonarsi o essere tra le braccia di Morfeo. Questa espressione, con le varianti dei verbi, significa addormentarsi profondamente oppure essere serenamente addormentati. Ma chi è Morfeo? Nella mitologia greca, Morfeo era il dio dei sogni profetici, cioè quei sogni attraverso i quali gli dei parlavano agli uomini, comunicavano loro qualcosa, dal momento che non potevano manifestarsi fisicamente in prima persona. Ecco perché le braccia di Morfeo indicano in un certo senso il letto che ci accoglie nel sonno. Dopo una giornata di lavoro stancante, Luca è caduto tra le braccia di Morfeo non appena ha appoggiato la testa sul cuscino. Aprire il vaso di Pandora. Questa espressione significa portare alla luce circostanze o situazioni nascoste, non ben conosciute, pericolose, dannose, ma anche illecite, criminali. Ma cos'era questo vaso di Pandora nella mitologia greca? Ebbene, era un vaso molto molto importante perché Zeus aveva riunito in questo vaso tutte le cose più brutte, più dolorose, tutti i mali dell'uomo. La vecchiaia, la gelosia, la malattia, la pazzia, il vizio. Quindi li aveva chiusi in questo vaso e lo aveva affidato a Pandora, la prima donna mortale. Questa, per curiosità, lo aprì e tutti i mali si riversarono nel mondo, condannando l'umanità alla sofferenza, ai problemi, alle difficoltà. Certo, aprire il vaso di Pandora potrà rovinare il nostro rapporto, ma ho deciso di raccontarti finalmente tutta la verità. Queste sono tutte le espressioni che hanno in qualche modo un'origine dalla mitologia classica, ma che utilizziamo ancora oggi nella nostra vita quotidiana praticamente ogni giorno. Esistono delle espressioni simili nella vostra lingua? Espressioni che facciano riferimento alla mitologia? Come si traducono queste espressioni nelle vostre lingue? Fatemelo sapere nei commenti perché sono sempre molto curiosa. Se avete notato però qualche volta in questo video, quando raccontavo un po' la storia dell'origine di queste espressioni, ho utilizzato il passato remoto. Ebbene, se siete abbastanza coraggiosi come i grandi eroi della mitologia e se volete saperne di più sul passato remoto in italiano, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a questo argomento. Preparatevi perché è necessaria un po' di concentrazione, ma niente di impossibile.
Come sempre potete trovare questo video in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate di dare un'occhiata a NordVPN, il link è nella descrizione. Tutelate i vostri dati sensibili. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di visitare il nostro sito leernamo.com, lì troverete tutto quello che vi serve. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di seguire Leernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok, su Telegram, perché lì pubblichiamo ogni giorno moltissimi altri contenuti. Con questo è tutto, io vi aspetto nel prossimo video!